Buonasera da Singapore, ultima giornata qua a Singapore. Qua stanno già preparando il campo per le prossime partite. Sì. Si è giocata a Manchester-Inter, non è andata bene come risultato, ma di questo parleremo alla fine di questo nostro speciale. Sì. Perché vedremo gli highlights, ha intervistato il mister, ha intervistato dei giocatori. Alla fine però ci dobbiamo arrivare alla partita, perché sono accadute tante cose prima di arrivare a questi 90 minuti con il Manchester, cioè i giocatori che hanno incontrato tifosi, sponsor. Cosa è successo? Praticamente in questi giorni abbiamo raccontato, no, dei tanti tifosi asiatici nerazzurri a seguito della squadra. Bene, nella giornata di ieri, oltre alla conferenza stampa di vigile, insomma tutte alle attività di campo, c'è stato anche non solo un meet and greet, ma tantissimi eventi con i tifosi, firma autografi, foto con tanti bambini, ma anche adulti, perché insomma l'Inter unisce davvero tutto il mondo e tutte le età. Allora abbiamo fatto un riassunto di tutto quello che è successo nella giornata di ieri. Beh, quanto entusiasmo! Hai visto? Quanto entusiasmo i nostri tifosi. Certo, non erano tanti come quelli dello United in questo stadio. No, fino decisamente. a qualche ora fa. Però appassionati, e appassionati li abbiamo visti anche fuori da questo stadio. Come no? C'era una fan zone dedicata all'Inter dove sono arrivati dei super ospiti, non voglio svelare tutto. Infatti. So che però tu eri lì. Io ero lì presente, sì, intanto ho fatto un sopralluogo per vedere se la situazione fosse chiara, corretta, insomma, per tutti i tifosi che sono venuti qui a vedere l'Inter. E allora fuori dallo stadio abbiamo... Si beveva del buon caffè italiano. Bravissimo. Un buon Illy che bravissimo, ti faceva Roby, un sempre buon bene. caffè Illy. Allora io ritornerei fuori dallo stadio per farvi vivere l'atmosfera prima della partita. Cori compresi? Cori compresi. Cori compresi. Hello guys, good afternoon.
E beh, la passione che aumentava, perché quando ne metti tanti, così tanti insieme, gli dai possibilità di sfogarsi. Poi Giulio Cesar, insomma, c'erano veramente tante sorprese. Tantissime. Tante altre sorprese ve le racconteremo nelle prossime puntate di questo appuntamento della fine della giornata, perché veramente sono accadute tante cose che abbiamo registrato, che abbiamo raccolto e che stiamo preparando, stiamo sistemando per proporvele nel corso dei prossimi giorni. Sì. Ma adesso è arrivato, i 90 minuti. È arrivato il momento clou, quindi andiamo in campo a rivedere quanto è successo tra Inter e Manchester United. Guardi nerazzurri, un saluto dal National Stadium di Singapore per la prima gara dell'ICC 2019. L'Inter partecipa a girone insieme a Manchester United, Juventus e Tottenham. C'è un tasso di umidità che è decisamente importante, allora è iniziato in questo momento. Fa un bel numero su Dalbert, arriva al limite, palla dentro, James, pericolo, il cross, il testone, quello di De Vrij, recupera Pogba, palla al limite, ancora Luke Shaw, tenta il tiro, è una sciabolona che sfila alla sinistra di Samir Handanovic. Lingard che va veloce, cercano di andare al cross, chiusi, attenzione al tiro, c'è una botta da fuori area, Matic. Attenzione a Martial, gran palla dentro, pericolo, il cross, la porta spalancata ma non arriva in tempo utile Rashford, per fortuna. Pericolissimo questo con Rashford che manca con la porta vuota il tap-in facile dopo questa bella percussione che aveva consentito di guadagnare l'interno dell'area grande. Gioca corto un pallone ma lì deve uscire l'attaccante, cosa che non è avvenuta. Attenzione, Lindelof arriva al limite, il tiro ancora di James, palla in tribuna, parte la traiettoria, quasi la spizzata a cercare il tap-in, se non sbaglio, di D'Ambrosio, mancato per un nulla e scatta la transizione dello United con Lingard. Attenzione, ho visto in pre-season hanno fatto tanti gol in contropiede ma con dei contropiedi micidiali. Ecco qua, attenzione, pericolo, vanno dentro e poi Samir va a chiudere alla grandissima su Martial. Tutto è pronto per il fischio d'inizio. Di fisico gli va via, di rapidità se ne va invece Martial su Gagliardini, arriva al limite dell'area, scambio, pericolo, il tiro, salvataggio ad Handanovic battuto da parte di D'Ambrosio. Pogba parte con un dribbling, cerca di resistere a un intervento irregolare, poi ancora salta un paio di uomini, il tiro, la grande parata di Handanovic, pallone dentro l'area di rigore che balla, ancora Esposito, questa volta sul colpo di testa di D'Ambrosio, è Wan-Bissaka che salva sulla linea, a De Gea battuto. Candreva può andare al cross, chiama la palla Perisic, parte la traiettoria, Perisic la gira anticipando Tuanzebe. Tutto è pronto per far ripartire la traiettoria, vediamo, c'è Young e c'è Juan Mata, questi sono i due sul punto di battuta. Parte la traiettoria, c'è una grande parata di Handanovic, pericolo, il tiro e il gol realizzato da Greenwood. Dicevamo di questo ragazzo che aveva giocato e segnato parecchio in questo periodo, e alla mezz'ora esatta lo United va in vantaggio con il gol del numero 26, palla che viene giocata da Chong, parte secco con un dribbling su Candreva, guadagna il fondo, calibrato e c'è la traversa a salvare Handanovic sulla chiusura ancora di Greenwood, e allora finisce in vantaggio lo United che prende i primi punti dell'ICC battendo i nostri per 1-0. Decide la partita il gol alla mezz'ora di Mason Greenwood. Questo è il verdetto dei 90 e più minuti, con un arbitro che quando doveva far fare gol a loro nel primo tempo è andato a
48, 49, quando ci provavamo noi Fischietto subito. fischio subito, vabbè. Però va bene così, complimenti al Manchester, complimenti anche ai nostri ragazzi, ma le reazioni dei protagonisti le ha raccolte questa signorina qua alla mia destra, me, myself and I, come si dice, che ha iniziato con Antonio Conte. Alla grande, con il mister. Vediamo. Siamo con mister Antonio Conte. Mister, la seconda partita che dirige dalla panchina, che cosa ha visto di positivo questa sera? Guarda, di positivo ho visto l'impegno da parte dei calciatori e questo è importante. Hanno dato comunque, si sono impegnati, hanno dato tutto quello che avevano in un momento sicuramente che non è semplice per noi. Veniamo da allenamenti intensi. Ripeto, l'atteggiamento sicuramente è un atteggiamento positivo su cui costruire qualcosa di importante. Detto questo, c'è tanto da migliorare in fase di possesso, in fase di pressione, perché anche per via del caldo comunque ci siamo abbassati un po' troppo oggi. Dovevamo un po' essere più bravi nel pressare alti anche nella fase di possesso, però queste sono cose, ecco, dopo 9 giorni è difficile, tra virgolette, da chiedere, ecco. Quindi, però stiamo lavorando e cercheremo di migliorare. C'è una base importante che è lo spirito di questi ragazzi, hanno uno spirito positivo, uno spirito, una voglia di fare e sì, questa è la cosa più importante. Ha parlato anche del grande caldo questa sera, perché effettivamente ne pagano poi, no, i ragazzi le condizioni in campo. Si andrà in Cina, Nanchino, farà ancora più caldo. Dove vuole lavorare di più in vista della partita contro la Juventus? Ma noi dovremmo lavorare su tutto, da un punto di vista fisico, da un punto di vista tattico. È inevitabile che il tempo anche per recuperare questa partita non è tantissimo. Andiamo in un altro posto dove mi dicono ci sono condizioni atmosferiche proibitive. Speriamo di poterci allenare, anche perché, ripeto, noi abbiamo bisogno, il problema è questo, non abbiamo bisogno solo di giocare le partite, abbiamo bisogno di allenarci, di cercare di costruire qualcosa di importante, cioè cercare di migliorare nella fase di costruzione, nella fase di pressione, capire i momenti della partita, però ripeto, quando sei in ballo devi ballare, ecco. Grazie mister. Grazie a voi. E dopo le parole del mister anche quelle di chi in campo se l'è sudata. Oggi c'era 30 gradi, 82% di umidità, quindi le condizioni climatiche, e ne ha parlato anche Conte, sì, di questa tournée. D'altra parte quando vieni da queste parti, ma in Italia non è da meno, dovresti giocare in quota per avere delle condizioni climatiche è vero. migliori, pur giocando alla sera. Hai avvicinato anche dei giocatori? Sì, chi sono? Sono Candreva e Roberto Gagliardini. In ordine rigorosamente alfabetico e di altezza. Vediamo. Siamo con Antonio Candreva. Antonio, secondo te, dopo la partita contro il Lugano, cosa hai visto di migliore rispetto alla scorsa? Beh, c'è sempre qualcosa da migliorare, siamo qua per migliorare, abbiamo pochi giorni di preparazione sulle gambe, sono stati giorni duri perché abbiamo lavorato bene, penso che oggi abbiamo sofferto, però dobbiamo abituarci a soffrire, anche durante l'anno bisognerà soffrire, penso che siamo stati compatti fino al gol, però anche noi abbiamo avuto le nostre opportunità, con un po' più di lucidità potevamo far meglio, però è un punto di partenza dove bisogna lavorare, quindi siamo fiduciosi. Ecco, diciamo magari alla fine sono saltati un po' gli schemi, no, che avevate preparato per questa partita. Beh sì, magari siamo stati un po' più lunghi, la stanchezza si è fatta sentire, loro un po', ripeto, un po' più freschi di noi, tra poche settimane inizieranno il campionato, quindi stanno un po' più avanti, però ci possiamo reputare che abbiamo fatto un buon test e ora vedremo le cose da migliorare e le cose da correggere. Derby d'Italia non è mai una partita come le altre in campionato, anche in ICC. Assolutamente sì, noi dobbiamo fare la strada su di noi, dobbiamo migliorare allenamento e partita dopo partita per farci trovare pronti per il campionato. L'ultima, come vi state adattando col cambio di modulo? Beh, il cambio di modulo sappiamo
che c'è, il mister adotta questo modulo, però penso che abbiamo fatto dei passi in avanti e per tutti noi quasi è tutto nuovo, quindi stiamo migliorando. Siamo con Roberto Gagliardini. Roby, possiamo spacchettare la partita in due: un primo tempo in cui avete tenuto botta e bene al Manchester United, un secondo in cui la condizione è leggermente calata. Ma no, sinceramente no, penso che abbiamo fatto complessivamente una buona partita. Ovviamente c'è ancora tanto da lavorare, penso, abbiamo faticato soprattutto nell'andarli a prendere, veniamo comunque penso da cariche importanti, ancora dobbiamo entrare bene nei meccanismi del mister, però penso che siamo sulla strada giusta, abbiamo sofferto, anche soprattutto nel primo tempo, abbiamo sofferto comunque in maniera penso corretta, in maniera ordinata, e loro comunque si vede che hanno una gamba diversa e ci può stare fare questo tipo di prestazioni. Però c'è poco tempo per recuperare, perché tra pochi giorni c'è già una partita non come le altre contro la Juventus a Nanchino, dove farà ancora più caldo. Vabbè, ma quello anche 2 anni fa era così, poi farà caldo anche per gli avversari, quindi non può essere assolutamente un alibi. È sicuramente una partita particolare perché contro la Juve, però ci teniamo a riscattarci da questa sconfitta, anche se appunto penso che la prestazione ci siano cose da salvare, cose da migliorare, però appunto come ho detto andiamo a Nanchino, adesso riposiamo un attimo stanotte e poi da domani iniziamo a pensare alla partita. Comunque siamo sulla strada giusta, l'ha detto il mister anche ieri in conferenza stampa, c'è ancora un po' da lavorare, però insomma voi avete la testa per farlo e sapete che vi aspetta una stagione importante, anche perché San Siro ha fatto il sold out di abbonamenti, quindi si aspetta tanto da voi. Assolutamente, sono convinto che quest'anno faremo una grande annata. Adesso appunto è soltanto l'inizio, come ho detto c'è tanto ancora da lavorare, ma sono sicuro che quando sarà il momento di risultati importanti saremo pronti. Grazie Roby. A voi. Bene, bravi i nostri ragazzi. Siamo arrivati al momento del congedo, Sì. che non è quello militare, No, è il assolutamente. saluto, ma è un saluto breve, Sì. perché domani? Domani non saremo qui a Singapore, Roby. No, perché saremo a Nanchino. Saremo in un'altra città. Programma domani mattina di buon'ora, partenza alla volta della Cina, casa madre di Suning, esatto. E da lì primo allenamento, quindi domani sera, ora italiana perché ci segue nel passaggio delle 21, insomma ci saranno le prime immagini dalla Cina, il primo allenamento a Nanchino, insomma ancora tante cose da raccontare e da vivere insieme. In vista soprattutto della gara contro la Juventus. In vista della gara contro la Juventus. Io ho fatto l'ospite, l'imbucato speciale in questa puntata e da domani Ci sono ancora io. Ilaria Alessio. Grazie allora Ciao Roberto a tutti. Scarpini, grazie. Dai, concludi dicendo da Singapore è tutto? Da Singapore è tutto, a domani. E devi dire Ilaria Alessio per Inter TV. Ciao. A domani.